Allora, in una parola descriverei questa esperienza con presenza, perché mi sono sentita veramente presente, rappresentata in quanto donna e secondo me è stato un punto chiave di questo spettacolo, il fatto di esserci non solo con il corpo, ma anche con la mente, con il cuore, con le emozioni e con tutto quello che comportava. In una parola è stato un parto, nel senso che prima di entrare in scena, confrontandoci tra noi, sapevamo sempre che avremmo pianto, avremmo sofferto, ci saremmo arrabbiate e poi ne saremmo uscite felici di averlo fatto, in lacrime che diventavano anche di gioia. Allora, per me questa esperienza in una parola è stata ascolto sotto ogni punto di vista, nel senso ascolto perché vabbè, ovviamente come tutte le volte in cui cantiamo i brani serve sempre ascolto, quindi ascolto con gli altri, ricerca degli altri, però secondo me ascolto rappresenta anche bene come parola l'idea di questo concerto, perché secondo me le persone che sono venute a vederci sono anche delle persone che vogliono essere in ascolto. In una parola direi coinvolgente, perché non importa quante volte riproponiamo questo spettacolo, ogni volta ti dà qualcosa di diverso, ogni volta mi ritrovo anche a commuovermi negli stessi momenti e ogni volta fa il suo effetto. In generale per tutta la durata dello spettacolo ho avuto la sensazione che non stessi solo performando ma anche lanciando un messaggio importante e attuale. In una parola, intenso. Ho sempre sentito di non star solo cantando, ma anche dicendo qualcosa e soprattutto dicendo qualcosa con tantissime altre donne insieme a me che avevano davvero bisogno di mandare un messaggio a donne, uomini, chiunque lo volesse ascoltare. Se dovessi scegliere una parola per descrivere la performance della Mela e la Rosa, sarebbe unificante, in quanto credo si sia creato un forte legame, una forte unione sia tra noi coriste, tra le coriste e le lettrici, ma anche tra tutti noi che creavamo la performance e gli spettatori, in particolare le donne, e questo credo sia anche culminato in un empatizzare collettivo sia con le protagoniste delle storie che raccontavamo, ma anche con una compassione e comprensione verso l'altra. Infatti credo ci siano stati dei momenti in cui ognuna di noi abbia pensato: ti capisco, so quello che stai provando. Se dovessi descrivere con una parola l'esperienza della Mela e la Rosa direi potente, perché nonostante la difficoltà degli argomenti trattati, ogni volta riusciamo comunque a portarlo a termine nonostante le lacrime, nonostante la pesantezza di ciò che viene detto, e sento una forte unione anche con le altre ragazze che lo cantano e questo secondo me è molto bello. Un momento che mi piace sempre molto è quello di Till It Happens to You, perché nonostante siamo tutte all'unisono, che per un coro è strano, diventiamo praticamente una persona sola e si sente proprio la rabbia e il dolore che viene fuori in quel momento. Allora, in una parola io ho trovato questo spettacolo molto impattante. Principalmente mi sono sentita così soprattutto durante la canzone, anzi nell'incipit di Rise, che parte proprio dicendo non voglio solo sopravvivere. Per me l'esperienza di La Mela e la Rosa è stata, in una parola, speranza. Speranza di cambiare il mondo, che il mondo possa essere meglio di così. E non c'è stato un unico momento, penso, in cui si possa dire che abbiamo trasmesso speranza di cambiamento, ma tutte le volte che lo rifacciamo è sempre una volta nuova per mandare questo messaggio. La parola che mi viene in mente è proprio solidarietà, perché non sempre comunque c'è la possibilità di poter far sentire la nostra voce e il fatto di poter cantare o comunque dire le stesse cose, lo stesso messaggio, le stesse emozioni tutte insieme in un unico coro, in un'unica voce, credo che sia stata la cosa che più mi ha
emozionato, mi ha colpito e che mi porto sicuramente dentro. Se devo riassumere l'esperienza in un'unica parola direi che è consapevolezza, perché le persone generalmente vanno a vedere uno spettacolo aspettandosi qualcosa di più leggero, comunque qualcosa per staccare anche, no? Ritrovarsi una fetta di realtà portata sul palco forse ti fa prendere più consapevolezza di questo fenomeno, che appunto è quello della violenza sulle donne, rispetto a quando lo senti nel telegiornale, quando lo leggi sui giornali o comunque in qualsiasi altro pezzo di cronaca. Però anche tutto il momento di preparazione, lo studio, leggere quello che ci sarebbe stato all'interno, le parti di teatro recitate, cioè fin da subito ti fa prendere coscienza che questa cosa è molto più ampia rispetto al solo andare a cantare e fare qualcosa, cioè dall'inizio, dal principio tu sai che stai andando a portare un messaggio che è veramente importante.